Ti è mai venuto il dubbio se la tua batteria 18650 stia funzionando al massimo delle sue potenzialità o se è ormai vicino alla fine della sua vita utile? Oggi ti presento un dispositivo veramente economico che ci permette di scoprire lo stato di salute delle batterie e capire se ancora sono in perfetta forma. Se vuoi scoprire come funziona e capire perché è indispensabile per chiunque usi questo tipo di batterie, resta con me. Oggigiorno le batterie a litio 18650 sono ampiamente utilizzate in diversi campi di utilizzo. Questo per l'alta densità energetica e quindi buone performance e autonomia. Però la capacità e la resistenza interna di queste batterie possono variare nel tempo, così come le performance dei vari dispositivi che le utilizzano. Quindi diventa essenziale testare nel tempo la capacità e la resistenza interna delle batterie 18650. Per fortuna esistono dei dispositivi come questo che ci aiuteranno a monitorare in maniera semplicissima questi parametri, in modo da valutarne lo stato di salute. Nel video di qualche tempo fa avevo fatto un tutorial su questa stazione di carica-scarica batterie 18650 con tester di capacità. Oggi invece voglio presentarvi questa nuova scheda che ho acquistato da poco su AliExpress e che fa praticamente le stesse cose di quella, ma ha in più qualche funzionalità. Vediamo adesso nel dettaglio come funziona. Anche questa scheda ha due slot per le batterie 18650 e ci permette di testare la reale capacità in milliampere, quindi caricare, scaricare le batterie e in più di misurare anche la resistenza interna delle batterie. A fine video faremo una nota su questa peculiarità di queste batterie. La postazione di sinistra serve solo a ricaricare le batterie a massimo 0,5 A. Ecco qua. E viene fatto attraverso una porta USB-C, ecco qua, e durante la ricarica si accenderà questo LED rosso. Questo poi a ricarica completata si spegnerà e si accenderà un LED blu. Se la batteria è abbastanza carica possiamo scollegare anche il cavo USB-C e la batteria di sinistra provvederà ad alimentare il modulo stesso. Infatti, come vedete, in questo momento sta funzionando solo con questa batteria. La postazione di destra invece serve a caricare, scaricare le batterie e a testare anche la capacità e la resistenza interna. E adesso lo vediamo. Eccolo qua, appena inserita la batteria ci darà il suo stato di carica 4,13 volt e in questo slot la corrente di carica e scarica sarà di circa 1 ampere. Come vedete esistono anche due prese USB. La prima, come abbiamo visto, serve a alimentare il modulo tramite USB, mentre la presa di destra serve a testare batterie esterne. Quindi ad esempio se vogliamo collegare delle batterie tramite USB-C, anziché utilizzare questo portabatterie, lo possiamo fare tramite questa porta. Ovviamente non possiamo testare in contemporanea la batteria su questo slot contemporaneamente alla porta USB-C. Adesso ne vediamo il funzionamento. Quindi appena inseriamo la batteria di destra, indipendentemente se il modulo è alimentato tramite batteria o tramite cavo USB-C in questa porta, vedremo lo stato di carica di questa. Come vedete adesso è in stato di stop e vediamo diversi parametri mostrati qui sul display. Il primo pulsante a sinistra ci permette di spostarci nel menu. Come vedete adesso è selezionato questo e con questo tasto ci possiamo spostare.
Il tasto centrale ci permette di modificare il valore selezionato, mentre il terzo pulsante fa avviare il processo. Quindi iniziamo da Mode. Se io vado a modificare il valore, CHG significa charge, quindi ricarica, DSG è discharge, quindi scarica, automatico, esegue una ricarica completa della batteria a destra, poi finita la ricarica inizierà la scarica per andare a testare la capacità reale della batteria. Qui sopra vediamo sta per status e in questo momento è stop. Adesso ci muoviamo nel menu stop. Questo invece è il menu che ci permette di andare a modificare il limite di scarica durante il test. L'ultimo menu, loop, significa quanti cicli deve eseguire automaticamente. Durante il test possiamo leggere poi vari parametri, come vedete, la capacità in milliampere-ora, in milliwatt-ora. Questo menu in verde indica la resistenza interna della batteria, quindi in questo caso abbiamo 78 milliohm, e infine l'ultimo menu, questo bianco, indica il tempo del processo. Adesso facciamo un test di questa batteria e quindi ci spostiamo su auto, gli diciamo che lo stop del test deve essere a 3 volt, facciamo un solo ciclo e quindi possiamo avviare il processo. Eccolo qui. Adesso lui in automatico ricaricherà questa batteria e poi inizierà la scarica. Ecco, già iniziata la scarica. Questa era venduta per 1500 mAh, ma adesso ne vedremo la reale capacità. Ci vediamo tra pochissimo. Piccola nota da fare. Come vedete adesso ho collegato l'USB-C perché non so la reale capacità di questa batteria, non so quanto sia carica, quindi preferisco non rischiare che si interrompa a metà il processo. Piccola nota, dicevo, queste due resistenze durante la scarica diventeranno molto calde, fino a 80 gradi addirittura, quindi sarebbe una buona norma applicare un dissipatore tipo questo per evitare i surriscaldamenti. Poi ci metterò della pasta termoadesiva in modo da fissarlo in maniera stabile. È già finita la scarica. Come vedete abbiamo 1233 mAh di capacità reale e adesso sta già ricaricando e siamo a 3,92 volt, quindi l'ha quasi ricaricata. Il processo finora è durato 1 ora e 26. Vorrei fare una piccola nota sulla resistenza interna delle batterie 18650. Di solito queste batterie hanno una resistenza interna che solitamente va da 50 a 100 milliohm. Man mano poi che la batteria invecchia, la sua resistenza aumenterà e questo succede anche quando ci troviamo a basse temperature. All'aumentare della resistenza interna le prestazioni si abbasseranno, ovvero avremo una rapida caduta di tensione durante l'uso e la batteria non sarà in grado di fornire energia secondo la sua capacità nominale. Inoltre una resistenza più alta implica un surriscaldamento della batteria durante l'uso e in batterie di bassa qualità questo può portare a incendi o addirittura esplosioni. Per questo motivo monitorare la resistenza interna è un modo di valutare lo stato di salute di una batteria. Ok, se mi avete sopportato fino a qui, supportatemi, mettete like, scrivetemi nei commenti soprattutto cosa ne pensate di questo video. Se volete altri video come questo non perdeteveli con un'iscrizione al canale. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!